Benvenuti a Bucarest. Siamo arrivati con Uber spendendo circa 12 euro dall'aeroporto direttamente all'Arco di Trionfo, che è gemello di quello più famoso di Parigi. Non a caso, la città dal 1900 è chiamata la Petite Paris. Infatti, prima della dittatura, era una delle città più fiorenti dell'est. L'arco è all'ingresso del parco di Rastrau, detto il polmone verde di Bucarest. Al suo interno possiamo passeggiare vicino ai laghi, mangiare all'Hard Rock Café e visitare il National Village Museum. Quello signore sul cavallo è il primo re tedesco dalla Romania. Davanti a noi c'è il triangolo di marmo di Piazza della Rivoluzione, che prese il nome alle 10:30 del 21 dicembre del 1989, quando il governo di Nicolae Ceausescu stava facendo una delle solite parlate a tutti i cittadini, che però furono chiamati per applaudire appunto il suo operato. In realtà non applaudirono il suo operato, ma iniziarono a fischiarlo, e quello fu proprio l'inizio della rivoluzione. Qua davanti a noi c'è un triangolo di marmo che punta al balcone del Palazzo Reale, nel quale c'è scritto Gloria ai martiri, e su queste pareti qua sono tutti i martiri caduti della storia della Romania. Bianco vuol dire il trionfo della democrazia contro la dittatura nera. Questa è la chiesa rossa, si chiama Crețulescu, dal 1700. È fatto da questa roba rossa perché avanti i turchi, l'esercito turco, quando attaccava la Romania lo bruciava sempre, tutte le chiese, perché noi siamo cristiani dell'est, facciamo la croce dalla destra e lei dalla sinistra. In 1000 dopo Gesù Cristo la Chiesa europea si è divisa, lei siete caduti al Vaticano, noi all'Imperio Bizantino, con la capitale a Costantinopoli. Da Piazza della Rivoluzione, ragazzi, siamo giunti in questa piazza, Piazza Universitat, dove alle mie spalle c'è lo snodo più grande della città. E appunto in Piazza Universitat, ragazzi, possiamo trovare il National Theatre, l'Università di Bucarest, che è stata costruita nel 1857. Dopo aver visto la Lupa Capitolina e i resti romani, ragazzi, entriamo nell'Old Town di Bucarest, che sorge sul quartiere degli Lipscani. Qui, ragazzi, era il borgo dove c'era l'impero romano d'Oriente. È uno dei quartieri più importanti di Bucarest anche per quanto riguarda la vita notturna, perché se siete con i vostri amici potete venire qui, bere qualcosa nei dei baretti locali tipici e per venire anche durante la giornata per acquistare souvenir o quant'altro.
Alla mia destra, ragazzi, potete trovare il museo della storia romena. Il costo d'ingresso è di solo 10 leu, che è all'incirca 2,50 euro. Vi ricordo solo una cosa, che il sabato purtroppo il museo è chiuso. All'interno del museo, ragazzi, possiamo trovare moltissimi cimeli dell'antica storia rumena, ma anche dell'impero romano, e c'è una parte dedicata al conte Vlad, definito anche conte Dracula. Abbiamo deciso di vedere il tramonto, ragazzi, qui davanti al Parlamento, una delle strutture più grandi del mondo, quasi al pari del Pentagono americano. Vi dico anche un'altra piccolissima cosa, si estende per 90 piani sottoterra. La grandezza della struttura è circa 3500 metri quadri, ma solo una piccola parte è visitabile, solo però prenotandolo molti mesi prima. Che belle! Cafferino tattico anche a Bucarest.